Comunque è un bel lago. Sì, un posto magnifico. Bello, bello, bello. Come la vogliamo impostare questa pescata? Penso famo come sempre, no socio? Direi 3 canne sui piloni. Piloni e margine. Sì, sì. La Stiamo margine sulla sulla parte destra, questa destra, tutto ok. sul canneto, sotto il canneto. Di là sotto le canne di bambù, no? Là su la Una parte... canna Sì. sul margine, anche due se ci stanno spot. E il resto sui piloni. Dopo tastiamo i piloni, vedremo i piloni. Tanto il buono è il quinto, no? Sì, Sì, Quarto e quinto filone. E andiamo sugli estremi. sì. verso sinistra. Di qua ci sono tante zone pulite sulla parte marginale o poche. No, ce ne stanno diverse, 3 almeno sicure. E da vedere un po' il movimento del pesce. Ok, perfetto. Vai raga, Un bocca al lupo. giubbotti spalla e si vola. Allora, nel centro del lago siamo a 13 metri e mezzo, mentre qui mano a mano che ci avviciniamo nei piloni arriveremo a un'altezza di 9-10 metri, dipende dal punto del pilone cui si sceglie. Prenderemo come riferimento il pilone centrale che abbiamo a disposizione e piazzeremo 2 canne nelle estremità di sinistra, a distanza di 1 metro-2 metri l'una all'altra. Prima di calare le canne e tornare nella posizione faremo un po' di plumbing per vedere, cioè più che per vedere, per sentire, per tastare il fondo del lago. Una volta trovato lo spot andremo a calare la nostra canna. Dato che l'altezza è alta, sono circa 10 metri, dobbiamo essere il più precisi possibile per far modo che quando il finale arriva nel fondo non si sia intrecciato con il piombo. Una volta che il piombo è arrivato nel fondo andremo a stendere il nostro filo, sempre tastando che il fondale sia duro. Adesso controlliamo che il filo sia ben a tiro e poi torniamo a riva per appoggiare la canna sul nostro pod.
La strategia che abbiamo deciso di utilizzare è quella di calare 2 canne nei piloni e una canna nel marginal lungo la riva. Nel marginal a circa dai 6 agli 8 metri, mentre nei piloni dai 10 agli 11 metri. La scelta dello spot in questo lago è fondamentale, poiché se la canna viene calata in un posto dove c'è melma o alghe, il pesce non mangia. È fondamentale la scelta nello scegliere un posto con alta presenza di sassi o comunque con fondale duro. Allora, abbiamo deciso di calare questa canna su un pilone in cui in precedenza abbiamo già comunque ecoscandagliato e testato il fondo, e abbiamo visto che è un fondale abbastanza duro in cui appunto le carpe possono andare a cibarsi. Il pilone, sia in questo ambiente che in molti altri ambienti, comunque può essere una fonte di alimento per le carpe, sia per il fatto che il fondale viene, diciamo, mosso, che per i microrganismi che troviamo attaccati al pilone, e in alcuni ambienti possono essere anche fonte di alimento per le cozze stesse, che tendono comunque a raggrupparsi in questi determinati ambienti, quindi sotto al pilone e così via. Abbiamo posizionato la canna, steso il finale, e adesso ritorniamo verso il pod per procedere con le prossime calate. Bomba sul pesce. Portalo qua. Vai ancora, butta giù e portalo qua.
Ci ha portato fortuna, ragazzi, vero, eh? Quando si dice il tuo compagno di pesca da paura, siamo un motivo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video con Monster Dip e oggi vi portiamo al Bridge Lake. Siamo entrati in pesca. Sì, sì, 4 canne diverse, quindi vuol dire che 4 spot diversi. Quindi va bene. 4 canne l'abbiamo azzeccate. Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Vino, sono del team Monster Dip e siamo qui oggi, abbiamo scappottato la nostra prima cattura sotto i piloni con del mais pop-up e ecco, adesso andiamo al rilascio, è una carpetta di dimensioni medie, sarà sui 10 kg, ma per la prima cattura ci accontentiamo, ecco. Alex, che è successo? Partita una canna finalmente. Dopo erano un paio d'ore che non si muoveva più niente. Speriamo sia bella. Dopo un paio di ore che gli avvisatori non suonavano, ci è venuto a trovare un'altra nostra amica. Questa bellissima regina. Ora la disinfettiamo e la rimettiamo in acqua. Abbiamo creato questo disinfettante per la cura dei nostri amati ciprinidi. Non poteva mancare nella nostra linea un disinfettante di alta qualità ed è per questo che nasce Dr. Carp, per curare tagli, ferite e scoriazioni dei nostri amati ciprinidi. Ragazzi, la cura e il mantenimento del pesce è una cosa fondamentale, quindi fatelo. Cause I never see
Buongiorno ragazzi. Ciao ragazzi, dopo la carpetta di ieri, questa mattina, subito un bel regalino, una bella over 25 sempre con il mais. Ragazzi, per adesso la sessione sta andando molto bene. Prima cercavamo la mamma, l'abbiamo presa. Il pilone ha dato i suoi frutti, come sempre. Il chicchino di mais dà sempre i suoi frutti. Peschiamo sempre, cerchiamo sempre di calare in prossimità del pilone per una questione di alimentazione del pesce, perché il bridge appunto per i piloni che cadono in acqua e la presenza di alghe in essi, quindi è appunto un'alimentazione che il pesce ama e quindi gira sempre in quelle zone, e infatti si sono visti i loro frutti. Dopodiché abbiamo ricalato un'altra canna, marginal. L'abbiamo calata poche ore fa, abbiamo visto nel movimento, abbiamo cercato un bel sasso, l'abbiamo trovato, peschiamo circa 2 metri, 3 metri di altezza. E per adesso ecco, sta andando tutto bene, speriamo in un'altra bella cattura o anche altre ancora, e andiamo a sperare di prendere un altro pesce. Sì, stavamo a registrare il video ma è troppo gas. Al top, gas. Gas ragazzi! Ragazzi, di 3 canne ne abbiamo ricalate 2, l'ultima l'abbiamo tenuta per vedere se ci dava qualche sorpresa e ha dato i suoi frutti, ragazzi. Un'altra bella over 25 nel guadino, ragazzi. Contento? Un bel pesce.
Allora ragazzi, il filare che abbiamo usato per questa sessione ve lo facciamo vedere. Prendiamo un pezzo di treccia sui 30-40 cm, andiamo a applicare una cappietta all'estremità, cercate di farla il più piccolo possibile. Andiamo ad inserire, come detto in precedenza, a vostra scelta indifferente, 2-3 chicchetti di mais, Luca Boiles. Cercate sempre di farli più allineati possibili. Così ragazzi. Adesso prendiamo l'amo ragazzi, da dentro verso l'esterno, quasi sotto il chicchetto di mais lasciamo quei mezzo centimetro, il giusto. Classico finale, giro intorno all'amo. Grande Gorish. Un gas. Allora ragazzi, dopo 3 giorni d'attesa, il quarto giorno, la mattina verso le 8 ci è venuta a trovare questa stupenda regina, dopo che abbiamo deciso di cambiare i nostri spot, visto che in 3 giorni non abbiamo avuto neanche una beccata.